Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo punto che è carinissimo, magari è un pochino elaborato, però seguendo le istruzioni risulta semplice. Comunque è un punto che trovo molto adatto per stole, copricostumi, parei, più ne ha più ne metta, e comunque lavorandolo con del filato sottile secondo me va benissimo anche per fare delle tendine. E senza aggiungere altro vi lascio al video. Per realizzare questo punto andremo a montare un multiplo di 18 catenelle più 7, quindi io ne farò 61. 18 per 3 54 più 7 61. Vado a fare le mie catenelle. Fatte le 61 catenelle, ne aggiungo una per girare, entro nella catenella quella che ho subito a sinistra, cioè la 61esima, faccio un punto basso e salgo con 2 catenelle. Questo sarà il nostro primo punto alto. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro nella catenella successiva, aggiungo una catenella di separazione, salto una di base, entro in quella dopo e ripasseremo tutta la catenella a punto rete. Quindi di nuovo una catenella, ne salto una di base, entro in quella successiva, faccio un punto alto, catenella, entro in quella successiva, punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, ne salto una di base, entro in quella dopo, punto alto e via. Lavoreremo tutta la catenella in questa maniera: catenella, punto alto, catenella, punto alto. E sono arrivata alla fine, vado a lavorare l'ultima catenella con un punto alto. Dopodiché giro il mio lavoro, entro, punto basso, catenella, catenella. Questo giro inizio così, ma voi iniziate come vi trovate meglio, cioè a livello di riuscita del lavoro non c'è nessuna differenza. Quindi una volta fatto a sostituire il mio primo punto alto, aggiungo una catenella di separazione, salto la catenella che ho nella riga sottostante, vado direttamente nel punto alto, faccio un punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, salto l'archettino di una catenella, entro direttamente nel punto alto e faccio un punto alto. Di nuovo catenella, filo sull'uncinetto, salto l'archetto e entro nel punto alto, faccio il punto alto, per un totale di 4 punti alti separati da una catenella. Quindi iniziamo con quello che sostituisce il nostro primo punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, e qui andiamo ad aggiungere 5 catenelle di separazione, quindi faccio 1, 2, 3, 4 e 5. 2 volte filo sull'uncinetto, 1, 2, salto quelli che sono i punti alti, quindi salto catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella, entro nel terzo punto alto disponibile, quindi salterò 1, 2 punti e 3 archetti. Non so se sono stata chiara, quindi qui abbiamo l'archetto formato da una catenella e il punto alto e lo salto, ed è il punto alto numero 1. Qui abbiamo la catenella, un punto alto che è la combinazione di punti numero 2. Qui abbiamo la catenella, entro nel terzo punto alto disponibile e faccio un punto altissimo non chiuso, quindi lascio le 2 asoline sull'uncinetto e ne devo fare in tutto 3 nello stesso punto di base. Quindi uno l'ho fatto, 2 volte filo sull'uncinetto, rientro e mi fermo quando ho 3 asoline sull'uncinetto e siamo al punto numero 2. Ne devo fare 3, quindi manca l'ultimo. Entro nello stesso punto alto e vado a fare il mio terzo e ultimo punto, e quando sono in questa situazione prendo il filo e vado a chiudere tutte e 4 le asoline e aggiungo 5 catenelle, filo sull'uncinetto e ripeto l'operazione. Quindi entro nel terzo punto alto utile, quindi salto
catenella punto alto, catenella punto alto, catenella e il terzo punto alto, entro qua, vado a fare un punto alto, catenella e ripeto i 4 punti alti, quindi ho fatto un altro punto alto che è quello numero 2, catenella, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto successivo ed è il numero 3, catenella, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto e faccio il mio quarto e ultimo punto alto separato dalle catenelle. Ora ripeto l'operazione di prima, farò 5 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel terzo punto alto utile, quindi 1, 2 e questo è il terzo, e vado a fare i miei 3 punti alti doppi chiusi insieme, quindi 1, 2 volte filo sull'uncinetto ed è il numero 2, 2 volte filo sull'uncinetto e faccio il numero 3. Ora vado a chiudere tutte le asoline insieme. Di nuovo aggiungo 5 catenelle, filo sull'uncinetto e vado ancora nel terzo punto alto utile, quindi salto questo, entro nel terzo e farò i miei 4 punti alti separati da una catenella, quindi punto numero 1, catenella, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto successivo, punto numero 2, catenella, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto che viene dopo, punto numero 3, catenella, filo sull'uncinetto e vado nell'altro punto alto ed è il mio numero 4. Di nuovo 5 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto e salto, 1, 2, entro nel terzo, punto alto doppio lasciato aperto e faccio il punto alto doppio numero 2, lascio aperto anche lui, punto alto doppio numero 3 e vado a chiudere tutto insieme. 5 catenelle, filo sull'uncinetto, salto il numero 1, salto il 2, entro nel terzo e vado a fare quelli che sono i miei 4 punti alti separati da una catenella, quindi punto alto numero 1, catenella, punto alto numero 2, catenella, punto alto numero 3, catenella, punto alto numero 4 e anche l'ultimo punto alto che abbiamo della riga. E abbiamo fatto la riga numero 2. Ora passiamo alla riga numero 3, quindi giriamo il lavoro, punto alto, punto basso, 2 catenelle saranno il nostro primo punto alto, catenella di separazione, vado a lavorare questi 4 punti così come li troviamo, quindi vado a cercare il punto alto, ci faccio il punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, vado nel punto alto successivo, punto alto, catenella e vado nell'ultimo punto alto disponibile, punto alto. Praticamente il punto rete che separa questi 4 punti che separano un motivo dall'altro si ripeteranno sempre. Arrivati a questo punto aggiungo 4 catenelle di separazione. Entro nell'archetto questo grande e faccio un punto basso. Entro nei 3 punti alti doppi chiusi insieme, faccio un altro punto basso, entro nell'archetto successivo e faccio un punto basso. Aggiungo 4 catenelle di separazione e vado a fare i miei 4 punti rete.
quindi punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto. E qui ho il mio motivo, riparto con le 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, entro nell'archetto, nel primo che trovo, punto basso, entro nei punti altissimi chiusi insieme, punto basso, entro nell'archetto successivo, punto basso, 4 catenelle, fatto le 4 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel primo punto alto utile e faccio i miei punti rete. E ho aggiunto le 4 catenelle di separazione, entro nell'archetto, punto basso, nei punti chiusi insieme, punto basso, nell'archetto successivo, punto basso, e aggiungo 4 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a finire la mia riga con i 4 punti rete, cioè 4 punti alti separati da una catenella. Finita la riga numero 3, giro il lavoro, entro nel punto che ho subito sotto, punto basso, 2 catenelle, una catenella di separazione, vado a fare i miei punti rete. E questa riga sarà la coppia dell'altra, quindi faccio 4 catenelle, entro nel primo punto basso disponibile, faccio un punto basso, in quello dopo punto basso, e in quello dopo ancora punto basso, quindi 3 punti bassi su 3 punti bassi della riga sottostante, ancora 4 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare questi punti come li trovo, quindi i punti rete, punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, 4 catenelle, vado nel punto basso, in quello dopo, punto basso, in quello dopo ancora, punto basso, 4 catenelle, e di nuovo filo sull'uncinetto, vado a lavorare questi punti come li trovo, quindi punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella, 4 catenelle, vado nel punto basso, punto basso, punto basso e punto basso, 4 catenelle, filo sull'uncinetto, vado a lavorare i miei ultimi 4 punti rete, quindi punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella, e questo è l'ultimo punto alto utile. Fatta la riga numero 4, giriamo il lavoro, andiamo a fare la riga numero 5, quindi punto basso, 2 catenelle, catenella, vado a fare la mia costante che sono i 4 punti rete, faccio 5 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto basso centrale, sono 3, quindi salto il numero 1, entro nel numero 2 e faccio i miei 3 punti altissimi chiusi insieme.
quindi 5 catenelle, vado a fare punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto. Aggiungo le 5 catenelle di separazione, 5, ok. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto basso centrale, cioè il numero 2 della riga sottostante, faccio i miei 3 punti altissimi non chiusi. Arrivato al terzo, li chiudo tutte e 3 insieme. 5 catenelle, e vado a fare quella che è la mia costante, punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto. 5 catenelle, 2 volte filo sull'uncinetto e vado nel punto basso centrale e faccio i miei 3 punti altissimi chiusi insieme. Aggiungo le mie 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare i miei 4 punti separati dalla catenella. E abbiamo concluso la riga numero 5. Ora ripartiamo con la riga numero 6, quindi giro il lavoro, punto basso, 2 catenelle, una catenella di separazione, vado a lavorare tutto a punto rete, quindi questi 4 punti li lavoro così come li trovo, e qui invece catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva, faccio un punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, ne salto una di base, entro in quella successiva e faccio un punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, entro nei 3 punti altissimi chiusi insieme, faccio un punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella successiva e faccio un punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella di base, entro in quella dopo con un punto alto, catenella, vado a lavorare questi punti come li trovo, quindi punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto. Aggiungo una catenella, ne salto una di base, entro in quella successiva, punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, ne salto una di base, entro in quella dopo, punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, entro nei 3 punti altissimi chiusi insieme, punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, ne salto una, punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, ne salto una, entro in quella dopo, punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, vado a lavorare questi punti come li trovo, quindi punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella, punto alto, catenella, salto una di base, entro in quella dopo, punto alto, catenella, ne salto una di base, entro in quella dopo, punto alto, catenella, ne salto una di base, entro nei 3 punti altissimi chiusi insieme, punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, ne salto una,
entro in quella successiva, punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, ne salto una, entro in quella dopo, punto alto, catenella, filo sull'uncinetto, vado a lavorare gli ultimi punti così come li trovo. Finita la riga numero 6, tutto riparte dalla riga numero 2, quindi rifaremo i nostri 4 punti alti separati da una catenella, 5 catenelle, 3 punti altissimi chiusi insieme, 5 catenelle, 4 punti alti separati da una catenella, bla bla bla, e poi dopo rifacciamo tutto come abbiamo fatto questo modulo. Io vado avanti a lavorare ancora un pochino, così almeno vediamo meglio questo punto. Ed ecco il campione finito, un punto molto molto bello, magari è un po' elaborato nella costruzione, però seguendo bene è fattibilissimo anche per chi è alle prime armi. È un punto che secondo me è lavorato con un filo Scozia più sottile, secondo me è molto adatto per una tendina, magari il bordo poi si prosegue a punto rete, che non è nient'altro che il punto filet, e quindi si può benissimo ricavare delle tendine molto semplici, però nello stesso tempo anche carine. Per oggi è tutto, come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi darà le notifiche per ogni video che pubblicherò. Se vi è piaciuto questo video mettetemi un like e condividete, mi aiuterete così a far crescere questo canale. Vi ricordo che sono anche su Facebook ed ho un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti, al prossimo video.